Arrivai al lavoro quella mattina, pronta per affrontare una nuova giornata di stage. Verso le 10 arrivò nel nostro reparto una nuova paziente, Silvana. Subito quella signora alta, magrolina e dai capelli rossi mi colpì. Non ne so il motivo ben preciso, ma il suo modo di vestire, il suo modo di parlare, la sua voce mi colpirono moltissimo. Scoprì durante l'anamnesi che era una paziente oncologica, appena uscita da un periodo difficile. Aveva scoperto di avere un tumore circa un anno prima ad una tonsilla e aveva effettuato tantissimi cicli di radioterapia che l'avevano debilitata molto e che l'avevano resa molto debole. Era la prima volta che mi trovavo ad occuparmi in prima persona di una paziente con questo tipo di patologia e avevo un po' di preoccupazione sulle modalità di approccio e sulla modalità di relazione. Entrai nella sua camera e iniziai a conoscerla e ancora una volta lei e i suoi modi di fare mi colpirono particolarmente. Con il passare dei giorni legai moltissimo con questa paziente. Entravo spesso nella sua stanza per la terapia, per accompagnarla in fisioterapia e anche solo per una chiacchierata durante i momenti tranquilli del turno. Mi colpiva la sua forza di volontà, la sua voglia di volersi riprendere dal tumore che l'aveva colpita, l'ironia con cui affrontava il fatto di aver perso peso e di aver perso i capelli, e soprattutto la sua gentilezza e il modo di osservarmi quando le parlavo o quando l'ascoltavo. Quando entravo nella sua stanza, sul mio viso c'era sempre un sorriso e lei questo lo notava sempre e spesso mi diceva che dovevo fare di questo un mio punto di forza. Quando mi diceva così, al momento non riuscivo molto a capire cosa intendesse e a cosa si riferisse con quelle parole, ma ero sempre contenta che il mio sorriso riuscisse in qualche modo a rallegrarla. Rimase in reparto per 3 settimane e i suoi miglioramenti erano visibili e impressionanti. Era aumentata di peso, non aveva più momenti di debolezza durante il cammino e anche il suo umore era notevolmente migliorato. Al momento della dimissione, quel venerdì mattina, entrai come di consueto nella sua stanza per salutarla e per chiederle se aveva bisogno di qualcosa nella preparazione delle ultime cose prima di tornare a casa. Lei, dopo aver chiacchierato un po' con me, mi disse: «Ti ringrazio di tutto, non solo per esserti presa cura di me durante queste settimane e per avermi ascoltata nei miei giorni no. Ti ringrazio soprattutto per aver portato sempre con te in questa camera il tuo sorriso. La tua solarità mi ha aiutato ad affrontare questi giorni difficili. Non far mai mancare a nessuno questa tua qualità, perché davvero è preziosa e bellissima». Queste sue parole mi sono rimaste impresse nella mente e lo sono tuttora, e mi hanno aiutata soprattutto a capire di che cosa i pazienti hanno bisogno da me come curante, ovvero sostegno e presenza positiva durante tutto il ricovero, e posso fare ciò tramite il mio sorriso. Silvana mi ha aiutato a scoprire un mio punto di forza e a metterlo in pratica non solo con alcuni pazienti, ma con tutti, facendo star bene anche me stessa e facendomi capire che vedere un paziente allegro e positivo durante il suo percorso di cura è la cosa più bella e più gratificante di questo lavoro.